Ciao a tutti! Oggi vediamo le top di gamma della linea Elite di Jabra, ovvero le Elite 10, che hanno di recente ottenuto un cospicuo aggiornamento firmware e ho scelto di recensirle proprio per questo motivo, perché promettono tanto dal punto di vista della soppressione del rumore. Sono delle buds in-ear semi-open, dotate di Bluetooth 5.3 e un driver dinamico da 10 mm. Sono multipoint e offrono anche caratteristiche di cancellazione del rumore attraverso la tecnologia Advanced ANC che Jabra afferma essere 2 volte più potente di una normale ANC ibrida adattiva. Ho con me la colorazione cacao, ma sono disponibili anche in colorazione crema, nero lucido, nero opaco e nero titanio. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, 2 manualetti di carta, uno con le informazioni relative alla sicurezza e uno per la garanzia. In più abbiamo 3 ulteriori coppie di gommini taglia SL e XL, mentre la taglia M, come sempre, è già installata, e infine il cavo di ricarica USB-A USB-C, anche questo in tinta con la colorazione scelta e di circa 20 cm di lunghezza. I gommini sono messi all'interno di un comodo blister che può essere richiuso in modo da mantenere quelli in eccesso sempre ordinati e al sicuro. La custodia è di 6,5 x 4,6 x 2,4 cm in materiale plastico totalmente opaco e che non trattiene le impronte e che pesa 46 grammi. Vero è che non sono piccolissime, ma visto che la forma è arrotondata non danno fastidio nella tasca dei jeans ed essendo piuttosto sottili non generano eccessivo ingombro. Sulla custodia c'è da dire poco altro se non che nella parte frontale è impresso il logo Jabra tono su tono. Subito sotto si trova il LED di ricarica, che ha anche la funzione di indicare lo stato di aggiornamento del firmware, e nella parte inferiore è presente la porta USB-C per la ricarica. Hanno il sensore di effetto Hall, quindi gli auricolari si connetteranno automaticamente ai dispositivi pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. Sportellino che, come potete notare, non si muove, non flette, non scricchiola. Questo grazie all'ampia cerniera installata, anche se devo dire a onor del vero che qui all'interno del coperchio avrei preferito una soluzione soft touch invece della sola plastica. Le plastiche interne sono totalmente opache, anche la parte interna del coperchio, come dicevamo, così come l'incavo della capsula auricolare, che solitamente è lucido e invece qui è addirittura ricoperto da un materiale soft che evita graffi dovuti all'inserimento e anzi, visto che è dello stesso materiale anche l'auricolare, aiuta nel grip. Nella parte centrale interna della custodia è presente un secondo LED che replica le informazioni del LED principale e ci aiuta a tenere sempre sotto controllo lo stato di carica. Gli auricolari sono posizionati bene, visto che guardano verso l'esterno, così una volta estratti possono essere portati immediatamente in posizione senza fare movimenti strani. L'estrazione, come avete visto, è molto semplice anche per chi ha le mani grandi, perché il vuoto continuo del coperchio aiuta tanto nella presa. Difatti, inserendo il dito nel coperchio per l'estrazione non avremo alcun tipo di problema. Jabra ci tiene a pubblicizzare il fatto che i magneti che tengono in posizione gli auricolari sono molto potenti e questo è vero perché non so se si riesce a percepire, ma la forza di attrazione è notevole, a tutto vantaggio della nostra sicurezza, così non rischiamo di perderli. Veniamo ora all'auricolare, che qui di cose da dire ce ne sono tante, a partire dalla forma, che non è la classica trapezoidale degli altri modelli, ma è a fagiolo, e questo si può apprezzare guardandolo lateralmente in questo modo. L'auricolare è completamente rivestito di materiale soft touch, che ne favorisce la presa e aiuta a garantire una certa stabilità nell'orecchio di cui vi parlerò più tardi. Sulla parte superiore è presente l'area per i comandi a pressione, difatti anche questo modello top di gamma non ha un'area touch. Ad ogni modo il pulsante è generoso e dare i comandi è molto semplice. Inoltre in questa colorazione si nota lo stacco cromatico tra il cacao e il rame, con la piccola scritta Jabra lucida che li rende davvero belli da vedere. Ora, c'è da dire che non a tutti potrebbero piacere i comandi a pressione, ma invece di vedere aree touch dove poi il tocco singolo è disabilitato o addirittura non implementato per prevenire tocchi involontari, allora ben vengano i comandi a pressione.
I microfoni sono 3 per auricolare e sono tutti facilmente individuabili e protetti da una retina metallica e sono messi in questo modo. Il primo all'interno della capsula, dove troviamo anche i pin per la ricarica e il sensore di prossimità, il secondo sulla parte alta della capsula e il terzo sulla parte inferiore. Questi 3 microfoni li andremo a testare a breve per capire come performa questa versione potenziata di soppressione del rumore che Jabra chiama Advanced ANC. L'ultimo argomento da toccare, forse il più spinoso, quello che mi ha dato dei dispiaceri per così dire, riguarda i gommini in silicone Ear Gel. Prima di tutto, se li rimuoviamo, notiamo 2 cose. La prima è che la forma dell'innesto è triangolare e questo impedisce la sostituzione con altri gommini magari a memoria di forma. La seconda è che non c'è una protezione nemmeno in tessuto, con il risultato che il canale è scoperto. Fortunatamente la protezione, seppure minimale, è nel gommino, ma guardate la forma. Non è tondo, non è ad ombrellino, è di una forma strana che non saprei come descrivere, quindi in questo caso le immagini valgono più di tante parole e il risultato è quello che vedete qui. Andiamo ora a vedere come questa forma particolare influisce sulla vestibilità. Iniziamo con il dire che il peso del singolo auricolare è importante. Pesano infatti 5,7 grammi ciascuno, ma poiché la forma a fagiolo fa in modo che i pesi siano ben distribuiti, nell'orecchio se ne percepisce sì la presenza, ma non affaticano e anche nel medio-lungo periodo risultano comodi. L'inserimento è semplice, ma un po' macchinoso, difatti bisogna inserirle nel canale auricolare, spingerle a fondo e poi fare dei micro movimenti per fare in modo che il gommino aderisca bene alle pareti del canale. Nulla di particolarmente ostico, ma vi posso assicurare che le prime volte ho fatto un po' di fatica a trovare il giusto assetto. L'aspetto che non mi ha convinto molto sono i gommini, che come abbiamo visto prima hanno una forma strana, molto particolare, e che sarà pure stata testata su 62.000 paia di orecchie diverse, ma io personalmente non la trovo molto soddisfacente. La forma a fagiolo rende l'auricolare comodo, ma non perfettamente aderente al padiglione auricolare, come invece avevamo visto per le Elite 8 Active, che erano inamovibili. Queste Elite 10 non le consiglio per chi deve fare sport seriamente, vanno bene per la corsetta della domenica, ma non di più. Questo perché la parte alta della capsula ha un po' di gioco che si avverte leggermente anche quando premiamo il pulsante. In condizioni particolari, quindi con il sudore o la pioggia ad esempio, potrebbero risultare più scivolose, quindi a mio parere meglio evitare. Ricordo inoltre che queste Elite 10 sono semi-open, quindi per definizione lasciano passare parte dei suoni ambientali circostanti e questo determina un senso di occlusione medio-basso quando le indossiamo. Vediamo ora insieme l'applicazione a corredo. L'applicazione Sound Plus di Jabra, che abbiamo già visto qui sul canale diverse volte, è davvero ben fatta e nella schermata principale mette a disposizione le funzioni più utilizzate. Mostra la percentuale di entrambi gli auricolari e indica anche la percentuale di carica residua della custodia. Offre la possibilità di modificare le impostazioni dell'ANC tra cancellazione attiva del rumore, Hear Through, ovvero la modalità trasparenza, e qui è anche possibile modificarne l'intensità, oppure Off e quindi disattivare l'ANC. Poiché queste Elite 10 implementano la tecnologia proprietaria e brevettata Advanced ANC di Jabra, non è possibile modificare l'intensità della soppressione del rumore, visto che gli algoritmi la adatteranno automaticamente in base alle diverse condizioni ambientali. Anche qui un breve messaggio ci ricorda che se impostiamo la modalità trasparenza o disattiviamo la ANC, quest'ultimo sarà comunque sempre attivato automaticamente durante le chiamate vocali. Scorrendo verso il basso possiamo poi attivare l'audio spaziale, caratteristica peculiare di questi auricolari che implementano la tecnologia Dolby Atmos. Oppure modificare le impostazioni di equalizzazione andando a scegliere tra 6 possibilità predefinite o, tramite il più in alto a destra, creare impostazioni personalizzate. Tutte le altre impostazioni, e sono davvero tante, sono accessibili tramite il pulsante delle impostazioni in alto a destra nell'applicazione, da cui possiamo controllare il firmware installato ed eventualmente aggiornarlo. Possiamo poi modificare le impostazioni degli auricolari come quelle legate all'esperienza audio, come ad esempio la pausa automatica della musica, o quelle legate all'esperienza in chiamata, dove potete modificare impostazioni quali la risposta automatica alle chiamate o il side tone che consente di sentire la propria voce in cuffia.
Possiamo inoltre personalizzare gli auricolari, per esempio modificandone il nome, modificare il comportamento dei tasti che vedremo a breve, oppure la lingua della guida vocale, tra cui purtroppo non c'è l'italiano, o le impostazioni di riduzione del rumore prodotto dal vento, anche se, come vedete, qui manca qualche traduzione italiana. Sempre dalle impostazioni è possibile abilitare Spotify Tap se utilizzate Spotify come client per l'ascolto musicale, oppure localizzare le cuffie qualora le abbiate perse di vista. Insomma, un'applicazione davvero completa e molto ben fatta che mostra nella pagina principale ciò che serve e delega il resto ad una pagina secondaria che dà accesso a tante altre funzioni di personalizzazione. Veniamo ai controlli touch e vediamo la configurazione di default, che è comunque modificabile così da ottenerne una più personale. Con la pressione singola sull'auricolare destro possiamo fare play e pausa, mentre sul sinistro possiamo giocare con le impostazioni dell'ANC o della modalità trasparenza. Con la doppia pressione sul destro andiamo alla traccia successiva, mentre sul sinistro attiviamo l'assistente vocale. Con la tripla pressione infine sul destro andiamo indietro di una traccia, mentre sul sinistro la funzione non è associata ad alcun comando. Da notare come per tutte le azioni i comandi a disposizione siano sempre gli stessi, qui Jabra non fa distinzioni. Possiamo quindi scegliere il play pausa, la gestione delle tracce, la gestione dell'ANC o l'assistente vocale. Interessante è la possibilità di selezionare nessun comando per tutte le azioni, così da disabilitare completamente i pulsanti. Una configurazione che mi lascia sempre perplesso perché la trovo poco intuitiva, ma che fortunatamente possiamo cambiare, anche se, essendo i comandi a pressione, possiamo sbizzarrirci poco. Come suonano queste Jabra Elite 10? Partiamo da una considerazione fondamentale, ovvero che essendo semi-open non possiamo aspettarci dei bassi profondi, per cui se siete interessati a quel tipo di impronta sonora probabilmente non fanno al caso vostro. Le frequenze alte e quelle medie sono perfette, sono riprodotte molto bene, in maniera chiara e cristallina e l'ascolto trasmette piacevolezza. Detto questo, però, come avete capito, non sono adatte per tutte le tracce musicali. Ci sono quelle più appaganti, come il jazz o il pop ad esempio, e quelle un po' meno. Se siete fanatici dell'R&B o dell'elettronica pompata, probabilmente non vanno bene per voi. Intendiamoci, la resa sonora è eccellente, ma in alcuni casi manca qualcosa. Si sente che spingono, ma arrivano fino ad un certo punto. Dovendo fare un paragone con altre top di gamma, penso alle Sony o alle Bose, ecco, quelle hanno sonorità più profonde, più avvolgenti, ma non tanto per la qualità del driver, quanto proprio per il fattore di forma. Il volume invece l'ho trovato un po' bassino, l'avrei preferito un po' più alto, anche perché il driver dinamico, che è di qualità elevata, non distorce, quindi avrebbe potuto supportare tranquillamente un po' di potenza in più in uscita. Interessanti sono infine sia l'audio spaziale con Dolby Head Tracking, ovvero la capacità di enfatizzare in tempo reale il canale di uscita della traccia audio tra destro e sinistro in base ai movimenti della testa, e la conseguente certificazione Dolby Atmos proprio grazie all'implementazione di queste funzionalità. Se volete capire meglio come suonano queste Jabra Elite 10, una volta indossate vi consiglio l'ascolto di I'm Your Boogeyman di KC and the Sunshine Band. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Conosciamo Jabra e sappiamo che i suoi microfoni e gli algoritmi di soppressione del rumore non sono secondi a nessuno, ma con l'ultimo aggiornamento del 26 marzo 2024 sono riusciti a migliorare ulteriormente le performance già ottime, come possiamo vedere dai grafici e come abbiamo sentito dagli audio. In definitiva possiamo dire che anche nei luoghi più affollati non avremo alcun tipo di problema a fare chiamate o meeting online. Jabra dichiara 8 ore di ascolto non-stop con la soppressione del rumore disattivata e fino a 6 ore con ANC attivo. Nei miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una durata massima di poco superiore alle 8 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 50 minuti circa, mentre se disattivate
Se attiviamo la NC, scusate, dobbiamo considerare una durata inferiore di circa 2 ore, quindi circa il 25% in meno, ma a parità di codec. In chiamata perdono un'ulteriore ora, scendendo così a 5 ore con una singola ricarica, e ricordate che durante le chiamate l'ANC sarà sempre attivo anche se lo andate a disattivare. La batteria inclusa nella custodia riesce a garantire ulteriori 3 ricariche e mezza, per un totale dichiarato di 36 ore con ANC disattivato o 27 ore con ANC attivo. In questo modo ci garantiscono senza problemi un'operatività completa per più di una giornata e non dovremo ricaricarle troppo spesso. Ad ogni modo hanno tutto ciò che serve, sia la ricarica rapida parziale, che con 5 minuti garantisce un'ora di riproduzione, sia la ricarica wireless, quindi per la batteria performance in linea con altre top di gamma e molto bene anche per le tecnologie di ricarica che ci rendono la vita più semplice in diverse occasioni. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Se siete alla ricerca di un prodotto top di gamma con specifiche tecniche al top e che non vi restituisca un senso di occlusione elevato perché magari semplicemente proprio non lo sopportate, allora le Elite 10 fanno al caso vostro. Hanno un bel design, i materiali sono altrettanto ottimi perché restituiscono al tatto una particolare sensazione di piacevolezza e sono molto robusti, oltre a non trattenere le impronte e a sembrare quindi sempre puliti. Rispetto alle altre top di gamma, a livello sonoro perdono qualcosa, ma esclusivamente per il diverso fattore di forma, che però le rende ideali in tanti altri ambiti, e la NC riesce a dare battaglia e se la gioca senza problemi con i migliori in circolazione. Come dicevo, il driver è di ottima qualità e non distorce nemmeno a volumi più elevati, che dovrete utilizzare perché a mio parere il volume complessivo è leggermente più basso della concorrenza. Nulla di trascendentale, ma questo vi costringerà ad impostarle ad un volume più alto di quanto fareste solitamente con altri auricolari. Sono comode, non stancano con l'utilizzo prolungato e non affaticano, ma attenzione alla scelta dei gommini, che hanno sì una forma particolare, ma vanno scelti con cura per ottenere il meglio da questo prodotto. E veniamo infine al costo, che di listino è di 249,99 euro, 250 euro insomma, ma online si trovano attualmente in offerta a poco meno di 200 euro e se siete interessati all'acquisto vi lascio in descrizione il link diretto. Questa offerta la posiziona meglio rispetto alle altre top di gamma che viaggiano sui 300 euro e oltre, ma ripeto, queste hanno una collocazione specifica, una fascia di mercato che va ad erodere poco ad altri produttori al top, ma a questo prezzo sono molto interessanti. Come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, ma mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Samsung, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!